Oh, oh. Mi manca tutta la pressione. Yes, we are good to go. Allora è il periodo che le mucche vengono dalla montagna al suono di campanaccio e noi suoniamo il campanaccio per mandare i ciclisti in montagna. Dopo 200 metri, il primo tratto di leggera salita, Dolomite, 5000. So Jared, why are we doing this? I can't even remember why we're doing this. But now it's just something we do, so it makes it really easy. I mean, easy. Forza Chiara, io ti seguo. No. Cosa fai? Molla i freni. Non frenare, non frenare. Don't brake, don't brake. No. Sì, vai. Alla piedi. No? Sì. Vuoi una spinta? No. Vai. Dolomite 5000, cos'è? Sono 5000 metri di dislivello compattati in 120 km, 125 per chi fa un po' più di zigzag, e sarà una giornata abbastanza lunga con tanti amici in bici da gravel, e man mano durante questo giro racconteremo un po' di più. Davanti a me il gruppetto di fuga, e dopo 4 km dall'inizio del giro entriamo in zona nebbia. Tra poco stiamo per arrivare a Zuel, sopra Badia. Eccoli, che aspettano. Ok? Vai Chiara, puoi molare, tranquilla! Eccoci, siamo arrivati a Longerò e stiamo attraversando la frana che è scesa qualche periodo fa. Non tremare, ma pedalare. Ti riscaldi?
Vai, vai, ecco. Via, via. Sono Gambari Castelli? Sì. Sì, ok. Venio. Crodino. Crodina. Crodina si chiama la bici. Sì, la valle. Ed eccoci, 20 km nel giro, siamo sopra la Val, ma adesso uno dei posti più caratteristici della Val Badia, la chiesetta di Santa Barbara. Kircheも今はちょっと分かりませんが、もうちょっとドロドロ行きます。めっちゃ大好き。皆さんはちょっとクレイジーですね。まあ頑張って頑張ります。頑張ってイゴ。Arigato, konnichiwa. Directly from Japan. Una caratteristica degli Olomais è che passiamo attraverso tutti questi antichi masi. I ristori, the feed zone, Pit stop. let the cows go in the field. Moo. Moo.
Molla, molla. E dopo la terza salita, ora la discesa verso Pré-Romane, prima di affrontare la quarta salita. Quarta salita dello Yolomites Col d'Alermo fatta, e adesso andiamo verso Mirì in discesa e poi piccolino. Destra. Chiara, perché facciamo questo? Perché ci piace la natura e lo sport e anche faticare, ci piace soffrire. Salita verso giù. Bruno, No. perché lo fai? Ma che bello. Francesco, Su, e tu perché lo fai? io, perché mi piace soffrire. Profumo di pranzo. Ecco il gruppetto degli inseditori. La marmolada là in fondo. Putia, Passo delle Erbe. Cibo. Sì, tanto. Finito fail. Complete close because you have to. Yeah. The window is not closing. Feedback to Steve. Otherwise you have to.
ritorno a un pezzo di civiltà, passando per San Vigilio di Marebbe, e adesso andiamo in direzione Passo Furcia, però salendo per la strada sterrata. Sono pochi i tratti come questo dove si può respirare un po'. Comunque siamo a 52 km nel giro e dislivello 2500 metri. Fai tutto con calma, Chiara, ok? Meglio così, fa troppo forte. Comunque questa è il Furcia del versante di Rara. Tra poco inizio lo sterrato. Scusate il piatone, ma ci sta. Qui sotto di noi San Vigilio di Marebbe, questa è la strada sterrata che da Rara porta al passo Furcia. Loyola Mais 5000 ha questa caratteristica che facciamo solo 2 passi dolomitici, che sono il Furcia e il Passo delle Erbe. Entrambi però li facciamo su strade gravel conosciute ai pochi. È un percorso che, a guardarlo sulla cartina, fa come un pendolo, partendo da Badia verso nord, e una volta si va a sinistra, una volta a destra della parte orografica nel fiume, su e giù, su e giù, o ding dong, ding dong, e non facciamo mai le stesse salite. Tutto questo in 5000 metri di dislivello, compattato in 120 km. Eccoci al Passo Furcia. Ciao belle! Sai parlare la loro lingua? Ci provo. Ritorno alla civiltà. Wow, che bel posto! Wow! Che ora piove?
Guarda qua. Pardon. War zu schnell. Eccoci qua, forse uno dei pezzi più duri è su asfalto ed è la salita per arrivare a Rina, però noi dobbiamo proseguire fino al Passo delle Erbe. In tutto sono 8 km di salita e 900 metri di dislivello. Aia. Eccoci a Rina. Su la chiesetta di Rina. Qua a Rina le galline fanno le uova quadrate, altrimenti rotolano giù fino all'Ongiega. Da sopra Rina andiamo per la strada forestale che va verso Mont da Rina, abbastanza pedalabile, però dopo 3500 metri di dislivello delle gambe in 70 km c'è già qualcosa che si fa sentire. Là in fondo, giù, dove ci siamo fermati a mangiare, il Santa Croce, qua giù c'è l'abitato di Antermoia, il Puccia dietro quell'albero, e adesso seguiamo questa stradina che ci porterà e ci metterà nella strada per il passo. Una bella fontanina. So, there is no Yellowmais 5000 without a walking section. Favela style. Inizia un po' a più avvicinare con il sole. Questa è la salita del Passo delle Erbe. Ed eccoci a piedi del Puccia. Siamo al Passo delle Erbe. Sono 85 km fino adesso e 4200 metri di dislivello. Siamo in un bel posto.
sì, avere una cioccolata calda. Sì. Ah. Fa il pulmino scopa lui adesso. Qua siamo sopra il Passo delle Erbe, ai prati del Fornella, e siamo pronti per la penultima discesa. Mi ritrovo sempre a dar forza alle ragazze che fanno fatica in discesa. Molla i freni! Tutti. Eccoli i nostri temerari e simpatici eroi. Oh mamma mia. Allora, stiamo affrontando l'ultima difficoltà di giornata. Abbiamo 108 km fatti e 4791 metri di dislivello. Siamo sopra la valle, maestoso e bellissimo il Santa Croce, quindi ora arriviamo verso i prati dell'Armentara e poi ultima discesa all'Usteria Posta. Dopo tutti questi chilometri un po' di asfalto è piacevole. Adesso un bel tratto in cemento al 25%, penso. Si intravede qualcuno qua su che attende i cadaveri. Perché mi aspettate? Right, great. Ale, macho, ladino! Ale, ale! Sì, sì. Macho, macho, macho! Grande Igor. La salita è finita.
Questa è la cima 9. Ormai si va avanti per forza di inerzia. La via Crucis dell'Armentara. Occhio, arrivano gli aceti. Inutile stare a ruota. Armentara. Ultima salita al crocifisso. Manca ancora la discesa verso Badia. Comunque sono 115 km fino adesso. 5200 metri di dislivello. Potevamo risparmiarci qualcosa. Vabbè. Chi è? Ah. Avanti. È finita, Igor? Sì, Chiara. Vieni. Avanti. Che chiudo. Meno male. Chiudo io. Ciao. E questo era Yolomites 5000 settima edizione. We are almost done. And then if you put Strada Bianca in that exact same date,